Ciao amici, benvenuti in questo mio nuovo video. Finalmente ci siamo. Prima gara stagionale, ve l'ho annunciata in tutte le maniere del mondo. Vi ricordo che questa serie qua si chiama Into the Race. Vi porterò tutta la stagione con me a far vedere tutto quello che è possibile, perché sono ingegneri, meccanici che ogni tanto mi guardano un po' male, ma cercherò di fare il possibile. Oggi siamo qua al Paul Ricard per il primo test pre-gara e domani le prove libere. Poi ci sarà gara 1 sabato pomeriggio esattamente, e domenica gara 2, gara da 70 e gara da 60 minuti. Corro col team Ombra. La macchina è lei, Lamborghini Huracan GT3. Avremo il numero 12 in tutta la stagione, che sono anche fortunato perché è il mio numero da sempre, e il mio compagno sarà Naji Razak. Solo per il Paul Ricard siamo molto fortunati perché è una struttura pazzesca. Abbiamo un box dove teniamo la macchina e in più abbiamo una saletta dove stanno tutti gli ingegneri, ci sta il caldo, abbiamo tutti gli schermi, tutti i monitor per controllare momento per momento della gara. I nostri caschi, questo qua è il mio che vedrete tutto l'anno, e questo è di Naji, mio compagno di squadra. Tutto pronto per il primo test, le prime prove libere, si va, primi giri e vediamo un po' come va. Sessione di test finita, mi hanno già stampato il foglio con tutti gli intertempi, i tempi di ogni pilota e di noi, cioè noi due. Ora vado su a fare un piccolo briefing e cerco di portarvi con me. I felt in the fast corner the front of the car is very good. It's too direct, so the back is not so good. The back is not so good as the front. Yeah. And when you want to, if you brake before, you don't brake so late, the car is stable. But if you want to go a little bit over or the limit, you lose the car all in once. Non mi volevo far annoiare con tutto il briefing, quindi faccio un piccolo riassunto. Abbiamo un po' di problemi in frenata, sul veloce soprattutto, che la macchina non è stabile sul dietro, ma perché abbiamo un anteriore molto preciso. Adesso andiamo a lavorare su questi aspetti qua, cambiando le altezze della macchina, e domani abbiamo altre prove libere per fortuna e si provano tutte queste cose qua. Stiamo parlando sempre di centesimi, decimi di secondo che si possono guadagnare, e però a questi livelli qua conta tanto perché si è tutti veramente vicini. Questo è il motorsport, perché ogni volta che si mette giù la macchina è sempre diversa, però nel complesso la macchina è buona. Ho appena rubato un PC all'ingegnere per mostrarvi una cosa, che è la telemetria, che tanti conoscerete, ma ve la faccio vedere da un po' più vicino. Questo qua è un grafico base che usiamo noi piloti per vedere la differenza di guida. Vediamo qui, queste qua sono le marce che usiamo, questo grafico qua sono i G, questa è la velocità.
proprio della macchina, che vediamo la differenza di velocità in tutte le curve tra me e l'altro pilota. In questo momento qua sto paragonando me con me. Poi si va qua sotto, qua è l'uso del volante, vedete qua è dritto, poi curva se vai giù è curva a sinistra, se vai su è curva a destra, poi vabbè, poi dipende da come è impostato. Vai appena sotto, uso dell'acceleratore, anche qua full gas, si arriva in frenata, si va via dal gas e poi si arriva sul gas. Qua capiamo un po' le differenze e la parte più importante è proprio questa, che è la frenata. Si arriva in curva, si frena forte all'inizio e poi si modula e si va via dal freno. Perché è una frenata fatta bene, diciamo. Prima giornata conclusa, stiamo lavorando un sacco sulla macchina, non sappiamo perché, ma è cambiata molto rispetto al test che avevo fatto in precedenza. Adesso vado in albergo, mi riposo e domani mattina ci rivediamo qua. Allora, sono le 7 di mattina, mangiamo e oggi incominciano le prime prove libere ufficiali. Ieri erano un test e oggi sono prove libere. La differenza è che ieri si poteva usare tutto il materiale possibile, pneumatici usati negli scorsi anni, potevi usare quello che volevi. Oggi invece incomincia il vero weekend di gara, quindi abbiamo solo per questo weekend qua 5 set nuovi, che poi dai prossimi weekend avremo 3 set nuovi più 2 dello scorso weekend. Da ora in poi dobbiamo anche stare attenti a non consumare troppe gomme per portarci ai prossimi eventi. Avanti a mangiare, ciao. Come vi dicevo, oggi incomincia il vero weekend di gara, andiamo a firmare tutto, io e Nage, con la licenza che abbiamo, anche lui. Quindi ci sono le verifiche sportive che ci controllano tutto e ci permettono di correre. Tutto pronto per le prime prove libere, ora si è a fare sul serio. Radio check, 1, 2, 3. Essendo prove libere ufficiali, questo weekend qua, come vi dicevo, abbiamo 5 set di gomme nuove, partiremo infatti a gomma nuova, ma tutti partiamo a gomma nuova. Adesso devo prendere all'ingegnere il tempo che ci metteremo da qua fino al Birillo, perché quello lì sarà un tempo limite da rispettare in gara. Fuori traiettoria c'è un po' di umido, però in traiettoria sembra buona, anche ti dico man mano.
La macchina sembrava stabile dietro, quando abbiamo spinto un po' di più alla fine è venuto fuori un po' più di sopra, ma nel lento, sempre quel comportamento lì che quando proprio esageravi nel lento, a metà curva, avevi quello snap lì improvviso. Per il resto ha molto più grip sul posteriore, ma molto. Okay. Però secondo me adesso la pista è umida ancora. La prova libera un'altra, stiamo controllando la convergenza che ora Zande ci dirà esattamente quello che fa e come fa. Devo controllare il valore della convergenza, se è troppo chiusa o troppo aperta. Tecnicamente avvicino questa riga al mio filo e leggo la misura prima davanti e poi dopo la leggo dietro. Si fa la differenza e viene fuori e viene fuori la somma che interessa a noi. Dopo una volta rilevata questa misura andremo a agire meccanicamente all'interno qua sulla sospensione. Che non facciamo vedere. Che non facciamo vedere perché altrimenti dopo è un pochettino troppo riservata la cosa. Vabbè, va bene. Andiamo in prova livello 2. Purtroppo l'incidente che avete appena visto è stato il mio compagno di squadra che gli è partita la macchina e siamo stati anche molto fortunati perché in quel punto lì quando si esce si fanno danni ben più grossi di quelli che sono successi. I meccanici di Rimè stanno facendo un grande lavoro per rimettere in sesto la macchina per domani mattina che sono le qualifiche. Mi dispiace sinceramente, mi dispiace molto per il mio compagno di squadra perché è la sua prima esperienza, perde molta fiducia quando succedono queste cose qua. Ma domani è un altro giorno, quindi ce la metteremo tutta, avremo qualifica e gara 1. Per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto, vi ho fatto vedere il più possibile, ma vi farò vedere tutto il resto nei prossimi video. Fatemi sapere tutto quello che vi è piaciuto e quello che non vi è piaciuto e datemi tutti i consigli che volete, ditemi quello che vorreste vedere come al solito perché mi state scrivendo in tantissimi. Ricordatevi di seguirmi su Instagram Federico_Leo88 e di attivare la campanella qui sotto se volete rimanere aggiornati. Ci vediamo al prossimo video, ciao!